Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi nuovo appuntamento con il montaggio della build up dedicata all'Enterprise D, quella che abbiamo visto nella serie Star Trek The Next Generation e capitanata dal capitano Jean-Luc Picard, proposta da Eagle Moss Hero Collector. Bene, questa volta abbiamo a che fare con il fascicolo 20 e con le parti di montaggio che andranno dalla 75 alla 78, ma diamo subito un'occhiata a cosa ci aspetterà. Allora, qui come sempre abbiamo tutti i riferimenti alla collezione, i numeri per contattare il servizio clienti, eccetera eccetera. Nello stage 75, come vedete, avremo a che fare con la parte frontale dorsale del corpo dell'Enterprise, quindi con la parte sotto alla testa di Cobra, per capirci. Infatti la testa di Cobra andrà incastonata in questo punto. Di qua avremo presente il deflettore di navigazione in pratica. Qui ci sono sempre pannelletti a bordo della sezione a disco e un pannellino riflettente. Troviamo una parte dello scheletro della sezione a disco, un pannellino con le finestre probabilmente dedicato sempre al corpo base dell'astronave e due cavi LED. Chiaramente non fatevi ingannare dalla presenza di pochi pezzi, perché poi magari la messa in pratica nelle fasi di montaggio potrebbe comportare anche diverso tempo, quindi poi vedremo. Stage 77 invece abbiamo a che fare ancora una volta con delle parti dello scafo della sezione a disco. Qui vediamo c'è un banco phaser, pannelli riflettenti di vario tipo, finestrelle, scialuppe e cavo LED. Ultimo stage per questa puntata sarà il 78, dove vedrete che abbiamo a che fare ancora con parti della sezione a disco, pannelli riflettenti, finestre, cavi LED e ancora una volta un pannello con le finestrelle dedicato al corpo base dell'astronave. Ok? Allora, come vedete qui ci sono descritte anche le fasi per la messa in opera del tutto. Speriamo che non ci sia troppa complicazione nel posizionamento dei LED, che è una delle parti più, diciamo, antipatiche di questa build, ma non tanto per l'operazione da fare in sé, quanto per la complicatezza con la quale è stata, diciamo, progettata. Sarebbe bastato fare un sistema completamente diverso, magari con una stripe, con una striscia LED che avrebbe illuminato l'interno di tutta la sezione a disco, e tutto questo sbattimento non ci sarebbe stato. Comunque vabbè, ormai è così. Alcuni hanno optato per delle modifiche, però significa compromettere e ripartire da zero con il modello, quindi rismontarlo da capo eccetera, e sinceramente non è una cosa che a me adesso va di affrontare, ma nemmeno in futuro probabilmente. Ok, qui vediamo sempre un riferimento agli episodi. Cupid, l'episodio in cui erano tutti nel ponte ologrammi, come vedete qui impersonavano tutti le storie di Robin Hood. Qui c'è una foto del dietro le quinte. Qui era un riferimento a un nuovo episodio dove si cercava, se non erro, una spia, e questo ragazzo aveva delle origini rumane e quindi è stato messo sotto processo solo per quello, ma in realtà non aveva colpe. Qui un nuovo episodio in cui vediamo la famosa Lwaxana Troi, personaggio molto molto simpatico della serie, nonché
attrice Majel Roddenberry era, che purtroppo non c'è più, la consorte del creatore della serie Gene Roddenberry. È una bellissima foto con Jordi che testa un fucile phaser. Questi sono tutti, diciamo, descrizioni dei vari episodi, Qui, come al solito, vediamo alcune delle villain più famose della serie, le sorelle Duras. Qui una nave Klingon di classe Vorchas. Ed è tutto. Bene ragazzi, a questo punto diamoci da fare e mettiamoci subito all'opera con il montaggio. Attivare. Bene ragazzi, cominciamo con lo stage 75, dove troviamo allegate queste parti che abbiamo descritto prima. In particolare però ci dedicheremo all'assemblaggio di questo pannelletto, dove inseriremo le scialuppette di salvataggio. Vi ricordo sempre che le scialuppe di salvataggio presentano una lineetta rossa, vedete da una parte. Questa deve essere sempre orientata verso la parte, diciamo, più larga del pezzo, quindi verso qua. Quindi giriamo e iniziamo ad applicare le scialuppette. Eccole qua, adesso chiaramente le posizionerò meglio. Come vedete sono tutte allineate con la lineetta rossa verso il basso. La parte che rimane con il foro centrale è dedicata poi a ospitare la vite che terrà il pannello in posizione sullo scafo, quindi andrà poi coperta con una scialuppa speciale che abbiamo visto anche nell'episodio precedente, dotata appunto di 2 perni da incastro per coprire il tutto. Adesso opteremo per la copertura, diciamo, dalla parte interna di queste scialuppette con del nastro isolante per mascherare eventuali filtraggi di luce. Ecco qua, schermato con il nastro. Ora andiamo ad applicarci sopra il pannellino schermante in questo modo, semplicemente applicato sopra, e lo metteremo in posizione con 2 viti di tipo AM, che consiglio come sempre di lubrificare, visto che andranno applicate sul metallo. Lubrificare sempre con un olio tecnico, quindi con WD-40, Svitol e similari. Eccolo qui. Ora dovremo applicare il famoso elemento perimetrale della sezione a disco, questo qui. Vi ricordo come sempre che non sono identici dai 2 lati, come vedete in questo caso addirittura da un lato è piatto, quindi non si aggancia al successivo pezzo, e da questa parte invece ha un dente, quindi noi dobbiamo andare a vedere sulla parte della sezione a disco dove andrà il pannello, che in questo caso è questa zona qui, come è orientato. Allora, vediamo subito che sarà orientato con la parte delle finestrelle in corrispondenza delle altre finestrelle già presenti qua, in questo modo. Adesso però lo dobbiamo andare a montare sul pannello. Essendo il pannello, diciamo, girato nel momento in cui lo montiamo, noi questo lo dobbiamo montare girato in questo modo, così, perché poi chiaramente quando lo posizioneremo sopra la sezione a disco andrà nella corretta posizione.
ok? In questo caso lo mettiamo in maniera definitiva, diciamo applicato al pannello, con due viti di tipo IM, che sono quelle flangiate. Eccolo qua. Ovviamente poi asciugate eventuali tracce di lubrificante residuo. Il pannelletto è così montato. Ora lo andremo ad applicare qui sulla sezione a disco in maniera definitiva e poi lo copriremo la vite con la scialuppetta dotata di perni, questa qui. Ora applichiamo il pannello. Allora, vi ricordo sempre che qui c'è un dentino che dobbiamo farlo incanalare su questa fessuretta qua, quindi lo iniziamo a montare leggermente in diagonale. E poi lo facciamo scendere in posizione pian piano. Verificate anche che abbia agganciato il pannelletto sotto della sezione a disco, quello che è presente sulla parte diciamo superiore, quindi in caso, come ho fatto io adesso, risganciate e riprovate. Poi ecco, spingendo un po' lateralmente, magari tenete un dito sopra per non farvelo scavallare all'improvviso, altrimenti vi potrebbe graffiare il modello, e il pannello in posizione. Adesso lo blocchiamo qui con una vite di tipo FM. Allora cominciamo con la vite questa qui, perché andrà direttamente sul telaio. Spingere sempre un pochino sopra per essere sicuro che il pannello sia spianato bene, Adesso andiamo ad applicare la vite dentro il foro della scialuppetta. Ecco qua, in questo modo. Vorrei farvi notare che le parti non sono proprio precise, come ormai purtroppo siamo abituati a notare su questo modello. Poi c'è comunque un po' di gap, un po' di spazio. Prima di concludere questo stage applichiamo la scialuppetta a copertura della vite. Ecco qua. Bene, a questo punto possiamo dichiarare concluso lo stage 75. Passiamo direttamente allo stage 76. Attivare. Eccoci qua, stage 76, ci vengono fornite queste parti, parte del telaio della sezione a disco, un pannelletto che sicuramente per il momento ancora non dobbiamo utilizzare, che è quello delle finestrelle, che andranno posizionate probabilmente sulla parte che ci è stata consegnata nello stage precedente, e due cavi LED insieme alle relative viti. Ci saranno poi questi due fermi che serviranno per tenere i LED appunto in posizione. Allora, la prima cosa che fare è posizionare questi due LED. Uno andrà qui sopra nell'angolo in alto. Chiaramente dovremmo prima allargarli così a 90 gradi, dovremmo allargare i suoi piedini in maniera che siano orizzontali. Ecco qua. Poi ci viene indicato di metterli in questo modo. Allora, facciamo scivolare un pochino il cavo così. Purtroppo so che con le mani tendo a coprire, ragazzi, ma è proprio il tipo di montaggio che non è molto
consono alla ripresa video. Comunque andrà posizionato qui, ragazzi, in questo modo, così più o meno, no? Ovviamente adesso l'ho centrato meglio, e poi andrà messo in questo punto il fermo con la parte rotonda verso il, diciamo, il foro, ok? E terrà il tutto in posizione all'incirca così. Adesso lo vediamo meglio una volta montato. Stessa cosa dovremo fare da questa parte, dove però il cavetto andrà posizionato praticamente in questo modo, così, e il filo andrà fatto passare internamente qua sotto per poi uscire da questa parte, ok? Ci vediamo tra poco con il montaggio seguito, perché tanto altrimenti non vedreste niente con le mie mani sopra. Ecco qua, ragazzi, questo è il risultato. Come vedete poi mandiamo il filo da questa parte e quest'altro anche verso l'alto. Attenzione, qui come viene indicato di venire inserito dalle istruzioni non è proprio corretto, perché fanno vedere il filo di questo LED che da una parte passa sopra e dall'altra parte passa sotto alla struttura. Per ottenere una cosa del genere significherebbe che qui ci dovrebbe essere un taglio su cui far passare il cavo, perché altrimenti è possibile che da una parte passi sopra e dall'altra parte sotto se il telaio è tutto unito. Allora ho escogitato questa cosa, praticamente l'ho applicato facendolo passare tutti e due i cavetti da questa parte. Poi per evitare che il cavo venisse chiaramente schiacciato, il piedino da questo lato l'ho fatto riportare in maniera più, diciamo, dritta, come era in origine, diciamo, e girare intorno qui alla vite, in maniera tale che qui, essendoci una leggera fessura, non dovrebbe costituire problema nel momento dell'assemblaggio finale. E poi chiaramente il cavo da questa parte. Ora applicheremo tutta questa parte triangolare sopra la sezione a disco, quindi andiamo a recuperarla e l'applicheremo poi in posizione finale con le viti BM sulle parti, diciamo, più centrali e con quelle FM su queste più perimetrali. Chiaramente, come è avvenuto anche in precedenza, dobbiamo prestare attenzione a questo anelletto da questo lato, questo qua, in quanto andrà ad incastrarsi qui sotto, quindi attenzione quando lo facciamo a non schiacciare qualche cavo in maniera troppo brutale. Ok, andiamo a dare una controllatina qui alle varie parti, non dovrebbero esserci problemi particolari, quindi vediamo. Qui ovviamente cerchiamo di passare questo cavetto nella fessura. Una volta messo in posizione procediamo ad inserire le viti. Io ho già inserito questa e questa per tenerlo fermo in maniera che sia più facile poi inserire le altre, ok? Mi raccomando, lubrificate sempre, perché questo tipo di viti vanno lubrificate visto che operano sul metallo. Ovviamente prima di procedere all'assemblaggio con le viti verificate sempre che non ci sia qualche cavo che è rimasto incastrato sotto il telaio in maniera anomala e potrebbe rovinarsi nel momento in cui va serrato. Qui per esempio sembrerebbe così, ma in realtà c'è spazio e quindi i cavi sono mobili, vedete? Anche qua non stringe eccessivamente. Comunque verificate sempre.
Ecco qua, in questo modo. A questo punto ci viene indicato di recuperare il cavo della luce di navigazione che viene da qua sotto, eccolo qua, e di farlo passare qui sotto all'asola, vedete? In maniera tale da prepararlo per il posizionamento finale dopo che ci sarà anche questa parte qua. Però chiaramente va lasciato ancora così libero, mentre ci viene indicato di collegare i due cavetti che abbiamo montato con questa fase, quindi noi li recuperiamo e andranno montati in questi due connettori che vedete presenti su questa scheda, che è l'ultima scheda che rimane verso il dietro della sezione a disco, ok? Chiaramente non si vede molto bene adesso, diciamo durante la fase di montaggio, perché avrò le mie mani sopra, però ecco, adesso cerco di inquadrare un po' meglio. Questo vedete è il dietro della sezione a disco. Noi dovremmo collegarli su questi due connettori, 1 e 2, ok? Ricordatevi che lì ci sono il verso, il connettore presenta da una parte, vedete, dei contatti metallici e dall'altra parte, anche se è poco visibile, c'è un dentino di plastica. In questo caso il dentino di plastica va verso di noi, verso questa direzione, vedete? C'è anche una piccola scanalatura frontale che ve lo indica, mentre i contatti diciamo placcati metallici vanno dietro. Ecco qua, in questo modo. Attiviamo momentaneamente l'interruttorino, se lo troviamo in mezzo a questo corviglio di cavi. Ecco qua. Come potete vedere sembra che tutto funzioni, compresi i nuovi due LED che abbiamo messo. Bene, come ultima parte dello stage 76 prendiamo ora questa parte che ci è stata fornita in precedenza, la giriamo ovviamente e prendiamo il pannellino con le finestre, lo andiamo ad applicare in posizione, molto semplice perché ci sono già le guide nei punti dei perni dove andranno poi le viti. Spingiamo un pochino per essere sicuro che spiani bene e per il momento non ci viene indicato di fissarlo con le viti in maniera definitiva, quindi lo lasciamo così, verrà completato in seguito. Vorrei farvi notare una cosa molto strana, però visto che è presente a tutti i pezzi forniti a tutti diciamo i collezionisti che stanno facendo questa build, alcune sequenze di finestre sono storte. È stato detto da Hegel Moss che è stato fatto così per una questione di prospettiva eccetera, ma in realtà questo sicuramente è stato un errore di produzione, ma un errore talmente diciamo dilagato, talmente fatto su tutti i pezzi evidentemente per un errore di progetto. Evidentemente la maschera con cui era stato preparato il pezzo era fatta male, per cui tutti quanti hanno questo problema. Purtroppo non è un problema risolvibile da noi, questo sarebbe risolvibile solo da Hegel Moss fornendo dei nuovi pezzi sia di questo pezzo qua e sia delle finestrelle. Pertanto dubito che la cosa venga fatta. Purtroppo è uno dei difetti di questo modello. Bene ragazzi, dopo questa brutta notizia io vi do appuntamento allo stage 77. Attivare. Bene, stage 77. Iniziano a mettere prima chiaramente le scialuppette di salvataggio e poi le due finestrelle. Poi chiaramente schermeremo le scialuppe con l'innastro isolante e applicheremo sopra questi pannelli di copertura. Il passaggio finale sarà chiaramente quello di inserire anche il banco phaser in posizione, ok? Inseriremo anche poi il pannello con i suoi LED nella parte che abbiamo assemblato nello stage precedente, quindi da questa parte qua. Cominciamo. Bene, ora prendiamo una serie di viti AM e andiamo a posizionare i pannellini oscuranti. Cominciamo con questo. Inseriamo le viti.
Ecco qua, non è necessario stringere troppo, ragazzi. Chiaramente il posizionamento dei pannellini avviene in maniera quasi diciamo autonoma, nel senso che vanno incastonati dove sono presenti gli agganci delle viti. Chiaramente alcune volte ci sono delle situazioni strane dove, come questa, dove il pannellino assume una forma storta rispetto alle, diciamo, ai basamenti dove andrebbe messo, no? Anche girandolo, anzi girandolo forse peggiora pure la situazione, quindi non saprei. Mettetelo un po' come preferite, tanto alla fine serve solo per tenere scure le, diciamo, le cose, le scialuppette. Una volta posizionati i pannellini oscuranti, prendiamo il banco phaser, lo applichiamo sopra e lo mettiamo in sicurezza con 3 viti di tipo CP. Ecco qua. Ora applichiamo le finestrelle. E mettiamo a copertura il pannellino che le terrà in posizione. Il pannellino lo bloccheremo con una vite di tipo AM. Ora mettiamo da parte questo pezzo, recuperiamo la parte in plastica della dorsale del corpo principale dell'astronave, dove abbiamo applicato in precedenza il pannellino con le finestrelle, e vi andremo a posizionare sopra il pannellino riflettente da cui prenderà la luce. Prima di far ciò però ovviamente ci metteremo sopra i suoi LED. Eccoli qua, chiaramente allargheremo come sempre un po' i cavi, posizioneremo quello verde e giallo da questa parte e quello rosso nero da quest'altra, così come ci viene indicato nelle istruzioni, ma ripeto, anche se dovessero cambiare l'ordine non sarebbe un grosso problema. Prima di farlo però ovviamente metteremo un pezzettino di nastro che terrà in posizione i LED
e li terrà sufficientemente oscurati per evitare che possa diffondersi della luce indesiderata in altre parti dell'astronave. Ecco qua. In questo modo resteranno fermi mentre li posizioneremo sopra lo scafo. In questo modo. E li bloccheremo con delle viti di tipo BP. Ecco qua. A questo punto possiamo passare direttamente al stage 78. Attivare. Bene, stage 78, ultimo stage di questo diciamo fascicolo 20. La prima cosa che faremo, come vedete abbiamo queste parti qui da assemblare, andremo a posizionare l'ennesimo pannellino delle finestre qui su questa parte dello scafo. Ci viene detto di posizionarlo ma non di metterlo in sicurezza con le viti per il momento, quindi sarà solamente appoggiato, ok? Eccolo qua, sarà quello gemello praticamente di quello già montato, e lo mettiamo da parte perché per il momento non lo dobbiamo più prendere. Successivamente recuperiamo questo pezzo che ci hanno dato appunto con questo stage, che fa parte appunto dei pannelli dello scafo esterno della sezione a disco, nella parte inferiore ovviamente, e lo cominciamo ad assemblare con tutte le finestrelle così come ci viene indicato sullo schema, oppure a nostro piacimento, non ha molta importanza questo. Dopodiché lo andremo a schermare nelle finestrelle nere con un po' di nastro, andremo a posizionare i suoi pannellini riflettenti sopra e inseriremo chiaramente i vari cavi LED, che in questo caso ci hanno forniti due di lunghezza uguale e uno di lunghezza leggermente più corta. Adesso andremo a vedere la differenza poi durante il montaggio. Ok, allora io inizio a mettere le finestrelle. Vi ricordo che non faccio vedere tutti i passaggi completi di queste fasi qui perché ormai sono ripetitive, e lo dico soprattutto per magari gli amici che hanno iniziato a seguirmi adesso, sono ampiamente spiegate e documentate nei video precedenti che riguardano questa collezione. Pertanto se volete vedere in maniera più approfondita come si mettono le finestrelle o come si oscurano eccetera le parti per non far filtrare la luce, vi rimando ai video precedenti, ok? Ma comunque non è niente di particolare, basta metterle così in posizione seguendo lo schema. Queste in particolare hanno una linguetta un po' più lunga da un lato che va verso, diciamo, la parte più larga del pezzo per, diciamo, inserirsi meglio, mentre quelle nere chiaramente poi necessitano, ecco, di un pezzo di nastro sopra isolante per evitare proprio che la luce che è proveniente dai LED possa far sembrare luminose anche quelle. Però è tutto molto semplice, ok? Ecco qua, abbiamo inserito le finestrelle, abbiamo schermato quelle nere con il nastro isolante per migliorare la protezione dalle eventuali colature di luce indesiderate. Adesso andiamo a preparare i pannellini riflettenti che andranno a copertura del pannello, quindi spostiamo momentaneamente questo da parte, identifichiamo i due pannellini su cui andremo ad operare. Questo andrà dal lato sinistro e questo qui andrà dal lato destro, posizionato questo in questo modo e questo così. Ora cominciamo con il pannellino che andrà a sinistra. Dobbiamo prendere il cavo che ci è stato fornito con il LED 78H, che sarebbe il cavetto più corto dei tre forniti. Ce ne sono due più lunghi e uno un po' più corto. Chiaramente separiamo bene
cavo, diciamo, che contiene 2 LED in maniera da avere più spazio di manovra. Poi prendiamo il pannellino appunto di sinistra e andiamo a posizionarci sopra i LED. In particolare mettiamo quello con il cavetto giallo-nero qui da questa parte, mentre quello viola-blu, diciamo, e il rosso lo inseriamo da questa parte. Ovviamente li gireremo, perché dovremo andare anche in questo caso a metterli in posizione con del nastro isolante per evitare che se ne vadano in giro e limitare la luce indesiderata. Posizioniamo anche l'altro. Così, in questo modo. Poi lo giriamo, prendiamo il pannellino che contiene le finestrelle e andiamo ad applicarci sopra il suo pannellino riflettente. Facciamo corrispondere chiaramente i fori per le viti. Ecco qua. Poi prendiamo 4 viti di tipo BP e le applichiamo. Vi ricordo sempre di non stringere subito, ma di applicarle solo con qualche giro, in maniera tale da far spianare bene il pannello, e poi solo quando le abbiamo messe tutte e 4 andremo a completare il serraggio. Non stringete troppo perché questi pannellini tendono a rompersi facilmente. Ecco qua. Adesso possiamo portare a termine il serraggio della vite, ma ricordo sempre senza esagerare. Appena vedete che la vite tende a non girare più, fermatevi quando vedete che rallenta. E poi applichiamo il pannellino riflettente anche da questa parte dopo averci applicato chiaramente i suoi LED. Quindi lo andiamo adesso a preparare. Questa volta però utilizzeremo uno dei cavi 78G, che sono quelli un po' più lunghi. Ne andrà uno da questa parte e l'altro da quest'altra parte. Ovviamente anche in questo caso giriamo il tutto per metterli in posizione con un po' di nastro isolante. Adesso giriamo il pannellino, ricontrolliamo che le finestrelle siano posizionate bene e poi andiamo ad applicare sopra il pannello riflettente. Ecco qua. Anche in questo caso procederemo ad inserire 4 viti di tipo BP, secondo il metodo che vi ho spiegato prima. Ecco qua. Ora prendiamo l'ultimo cavo 78G rimanente e lo andiamo a collegare sulla PCB. Lo collegheremo sulla PCB più esterna, quella che va verso la fine della sezione a disco da questa parte. Lo collegheremo sul primo connettore libero qui, sempre rispettando il verso dei connettori, in questo modo. Poi lo faremo girare attraverso questa fessura, vedete? E dovrà passare qui sotto. Allora, in particolare lo faremo passare qua sotto, qui. Un cavo uscirà, quello giallo e bianco, dove è qui quest'altro LED in pratica, no? Quindi lo facciamo scivolare sotto e uscirà da questa parte, mentre l'altro LED uscirà fuori dallo slot successivo, questo qua. In questo modo tirate sempre con molta delicatezza, ragazzi,
per evitare di staccare qualcosa che avete già collegato. Ecco, in questo caso ho visto per esempio che a me ha agganciato quest'altro cavetto, quindi lo farò ripassare un attimo indietro per farlo uscire, perché non voglio che ci siano tiraggi di fili tra loro, per quanto sia possibile, diciamo. Eccolo qua, così. Fatto ciò, possiamo andare a recuperare il pannellino con le finestrelle, eccolo qui, e andrà applicato chiaramente qui di seguito. Allora, adesso andiamo ad applicare il pannellino. Per farlo dobbiamo far passare però prima i cavi. Allora, faremo passare il primo cavo, quello un po' più lungo, facendovi fare questo giro. Vedete, qui ci sono questi quadranti, qui c'è la linea di divisione tra i vari parti dello scheletro. Dobbiamo inserire il cavo da questo lato, lo facciamo passare, scusate, sposto questi, lo facciamo passare qui sotto, passa dentro un foro presente qui nello scheletrato e su quest'altra fessura presente qua, e lo recuperiamo qui da questa parte. Questo andrà collegato qui sulla prima PCB, questa più esterna, diciamo, ok? In particolare sul connettore qui in basso, questo qua. Quindi lo prendiamo in base a come va girato il connettore e lo inseriamo dentro in questo modo. L'altro cavo invece, quello diciamo più corto, farà un giro diverso. Passerà infatti qui sotto dove c'è presente un'altra apertura da questa parte, proseguirà ancora avanti e finirà qui nelle vicinanze della PCB centrale, che poi è quella la prima visibile, perché quell'altra ormai è coperta da questa pannellatura in questo modo. E qui chiaramente dovrete trovare un po' lo slot che è rimasto vuoto, perché dipende un po' da come li avete utilizzati. Io il primo vuoto che trovo è questo da questa parte, quindi lo vado a collegare là, sempre rispettando il verso ovviamente. Ora procediamo ad assemblare i due pannelletti tra loro, ma prima di farlo recuperiamo questo cavo rosso-nero che proviene dall'interno, quindi era stato lasciato così dai precedenti passaggi, in particolare dal passaggio dello stage 67, e lo andiamo ad applicare qui sopra. Se non erro, aspettate che controllo girando il pezzo, sì, è questo qui più esterno, quindi va qua. Ci mettiamo anche in questo caso un pezzettino di nastro per tenerlo in posizione. Poi prendiamo invece il cavo rosso-nero proveniente dal montaggio precedente, quindi da quei due cavi che avevamo fatto passare sotto, no? Ok? E lo andiamo ad applicare sull'altro pannellino, sempre sulla parte questa qui. E anche qui ci mettiamo un pezzettino di nastro. Ecco qua. Controlliamo che tutto spiani. Adesso applichiamo il secondo pannello sopra, unendoli tra loro. Ecco qui. Adesso chiaramente andranno a incastrarsi meglio una volta inserite le viti che in questo caso sono quelle di tipo FM. Non stringete troppo, accompagnatele solo in maniera tale che possiamo fare eventuali aggiustamenti.
controlliamo l'assemblaggio finale, dopo aver verificato che nessun cavo sotto sia rimasto, diciamo, posizionato in maniera un po' anomala, e completiamo il serraggio delle viti. Questo incastro non è proprio agevole, perlomeno nel mio caso ho dovuto fare un po' di prove per riuscire a farlo accoppiare nel miglior modo possibile. Bene, prima di concludere, come sempre, facciamo un test delle luci, verifichiamo che non ci siano anomalie che possono in qualche modo compromettere l'illuminazione del modello, e con questo abbiamo concluso anche lo stage 78. Bene ragazzi, allora, prima di concludere vi ricordo come sempre di iscrivervi qui al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto o se lo ritenete utile, perché è l'unico modo con cui l'algoritmo di YouTube poi ripropone il video più volte in maniera tale da far venire nuovi amici a seguirci e poter far crescere in questo modo il canale, perché vi ricordo che se il canale non cresce numericamente come iscritti poi non avrà nemmeno le risorse per proseguire e portarvi nuove collezioni. Bene, oltre a quello andate a visitare anche la pagina Facebook del canale Andrew Riker Channel, mettete un mi piace anche lì. Vi ricordo di seguirmi anche sui profili Instagram e Twitter, dove troverete anche informazioni di diversa natura e non solo inerenti alle collezioni che porto qui sul canale YouTube, ma anche inerenti magari ad altri argomenti sempre molto interessanti e sempre molto attuali. Vi ricordo ancora di seguire anche gli amici della redazione di Extra Trek, di cui faccio parte anch'io con una piccola rubrica dedicata al modellismo. Vi ricordo che in questi giorni stiamo lanciando anche una nuova collezione, che è quella del Mazinger Z di Hachette. Troverete sul sito Extra Trek molti riferimenti sull'argomento. Vi rimando anche a iscrivervi al gruppo Facebook del Mazinger Z, dove troverete tanti amici pronti a collaborare in questa build, e vi ricordo che personalmente porterò qui sul canale anche tutte le varie fasi di montaggio in maniera molto dettagliata, molto semplificata, in maniera tale da rendere facile il montaggio di quel modello anche a chi è alle prime armi, e diciamo da quello che ho visto dovrebbe essere un'operazione molto più facile rispetto a quello dell'Enterprise D. Bene ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando non mancate, condividete i video il più possibile e ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti, lunga vita e prosperità, buon amico.